Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di ottobre e abbiamo la carta del Papa. Amici della bilancia, quando c'è il Papa si parla di qualche tipo di ufficializzazione, qualche cosa che viene portato a galla, a conoscenza di tutti. Può anche fare riferimento a una guida spirituale o eventualmente a dei contratti, nello specifico a qualche contratto di matrimonio o a un matrimonio, quindi a una coppia sposata. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, quello lo vedete anche scritto qui, lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere che energie abbiamo per la seconda metà di ottobre. Vi ricordo che questa è una lettura sugli affetti, può riguardare gli affetti romantici, le amicizie o la famiglia. Partiamo da un 10 di pentacoli. Due di spade, imperatore, giudizio, 6 di bastoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me ne manca una, asso di denari e 9 di bastoni. Allora ragazzi, partiamo da un 10 di pentacoli, partiamo da una carta che parla di contratti, esattamente come il Papa, parla anche di matrimonio anche questa, più che tutto parla di famiglia, di grosso gruppo familiare, di una famiglia stabile. Quindi è come un inizio stabile, prospero, florido, lo sento. Poi però c'è un 2 di spade, come se ci fosse una scelta da dover effettuare, ehm, o qualche dubbio che si presenta verso la terza settimana di, di ottobre e potrebbe essere proprio inerente a questo imperatore, potrebbe essere la vostra persona di interesse o un padre, ragazzi, perché questa qui comunque è una carta di famiglia, quindi ci potrebbe essere qualche questione anche legata a un padre, a una figura genitoriale, diciamo. E poi abbiamo qui il giudizio al contrario e di nuovo ho la sensazione che qualche cosa vi sfugga o che qualche cosa non vogliate, non vediate, meglio detto. Andiamo a vedere il 10 di denari, ruota della fortuna e 5 di spade. Quindi sono due carte di forte abbondanza, di eredità, di premi, di aiuti inaspettati. Per qualcuno è anche un momento magari dove si raggiunge il pensionamento o il prepensionamento, ok? Perché sono comunque due 10, sono due compimenti, quindi è come se ci fosse qualche risultato che o sta per arrivare o è già arrivato. Devo dire che comunque abbiamo anche un 5 di spade, eh? Questo tipo di risultato potrebbe portare a dei pensieri un po' troppo ripetitivi. Andiamo a vedere questo 2 di spade, 6 di coppe, 6 di pentacoli, anzi prima è caduta questa, 9 di spade e 6 di pentacoli. Guardate, ho la sensazione che potrebbe essere una questione familiare dove qualcuno dei vostri familiari vi potrebbe chiedere magari aiuto. Se fosse una relazione, vi dico che
È come se doveste calibrare quanto dare all'altra persona, quanto aprirvi all'altro o all'altra. Andiamo a vedere l'imperatore. Fante di coppe, imperatrice e regina di coppe. Ragazzi, guardate, io ho come la sensazione qui che non vi diano il giusto merito. Allora, soprattutto se c'è, perché avete imperatrice e regina di coppe. Sono due carte che mi parlano molto di maternità e l'imperatore mi parla di paternità. Quindi qui ci può essere qualche cosa legato anche ai figli. Magari siete in un momento felice e il dubbio qui è se fare il passo successivo, cioè diventare una famiglia completa di figli, oppure se diciamo restare così. Per qualcun altro invece fa riferimento al quanto è giusto dare all'altro, quanto è giusto esporsi, quanto devo fargli o farle sapere di me. Andiamo a vedere il giudizio al contrario. Mondo. Mondo e torre. In qualche modo qualche dinamica la dovete cambiare. Tenete presente che quando c'è la torre sono cose che vi dovete lasciare indietro. Avete qui 2-10, avete la torre, avete il mondo, che anche questa è una carta di compimento, il giudizio è una carta di rinascita, sono 2-10. Quindi è come se ci fosse in questa quarta, diciamo terza e quarta settimana di ottobre, un abbandonare qualche cosa. Per qualcuno questo mondo fa riferimento al fatto che vi dobbiate trasferire. C'è comunque qualche cosa che ha a che vedere con una distanza più fisica. Beh, ma magari anche temporale per qualcuno, una distanza di tempo. Perché effettivamente qui avete anche un 6 di coppe, quindi per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere un ritorno di una persona che magari arriva da lontano, sia a livello di distanza che a livello di tempo. Però, diciamo, cercando di fare una lettura un po' più ampia, un po' più generica, qui ho proprio ed è per quello che c'è il 2 di spade, non volete accettare, non volete vedere qualche cosa, non volete chiudere qualcosa. Se state aspettando delle comunicazioni da qualcuno del passato, non credo che potrebbero arrivare così fluide come voi ve le aspettate, anche perché avete un fante di coppe, quindi se sono delle scuse che state aspettando, non credo che arriveranno. È come se ci fosse una partenza di base bella serena, bella tranquilla, anche se perlomeno apparentemente sembra la famiglia felice, poi è come se ci fossero dei cicli karmici anche legati a delle discussioni che si ripetono. Quindi qui il discorso è, questo, questa relazione funziona veramente come io me la immaginavo, come vorrei, vengo nutrito o nutrita nel modo giusto, oppure mi dà solo pensieri grattacapi? Diciamo che qui c'è una sorta di disequilibrio tra il divino maschile e il divino femminile, e se appunto state aspettando delle scuse per un fatto, per un magari litigio precedente, non credo che potranno arrivare. Però anche voi è un po' come se foste ciechi, c'è qualche cosa che non volete vedere, che non volete accettare. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Morte, un'altra carta di taglio, di cambio, di rinascita, e 10 di spade, che è l'arcano minore della morte. Qui tutto mi dice, ragazzi, che dovete lasciarvi indietro la persona, la relazione o la situazione. Perché di nuovo qui da un lato è a testa in su e qui è a testa in giù, quindi siete come lì. Probabilmente, guardate, ho come la sensazione che una scelta qualcuno mentalmente l'abbia già fatta, ma quello che manca è il fisico. Infatti poi qua vediamo
l'asso di denari, no? Come per dire, sì, ok, ho capito che questa è solo una figura. Allora, potrebbe essere una figura di facciata, il fatto che sembriate una coppia felice piuttosto che una famiglia felice. Ehm, Oppure potrebbe essere reale il fatto che, insomma, tutto sommato vi sentite completi, però c'è sempre questo 5 di spade che rompe un po', nel senso che sono i conflitti della mente, le lotte egoiche e le discussioni fatte solo per il puro piacere di discutere, per vedere chi ha più potere tra i due. Sono le discussioni che non servono a niente, che drenano di energia e che diciamo che con questo tipo di discussioni non si arriva mai a un risultato, a un compromesso, un accordo, alla risoluzione del problema. Ed è un po' qui, no? Il fatto di dire, ok, ma per quanto io posso dare, le cose sono così. Mi piacerebbe che fosse in un certo modo, però in realtà non è così. Questa persona non viene così tanto verso di me, sono più io che vado verso l'altro o l'altra. E qui vi dico, abbiamo questo 6 di bastoni che ha la stessa energia del Papa. È una carta che parla di riconoscimenti, è una carta che dice che finalmente qualcuno vi darà, mm, vi coronerà. Però per fare questo prima dovete lasciarvi indietro il passato e ripartire da questo asso di denari. Andiamo a vedere l'asso di denari. Sole. E cavaliere di spade. Ragazzi, c'è da andare con determinazione. Se non avete nessuno, questo cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona nuova, a parte tutta questa situazione familiare o comunque relazionale già in piedi. Vi dirò, è un nuovo inizio concreto, sia che che decidiate solo di lasciarvi indietro qualcuno o qualcosa e di ricominciare, sia che siate single appunto e conoscete questa persona, è un asso di denari, è un seme che può germogliare. Ci vuole pazienza, determinazione, costanza, ehm, le potenzialità ci sono. Diciamo che c'è ancora il sole al contrario, è come se si dovesse creare ancora questo rapporto pulito, questa chiarezza mentale. La determinazione c'è, adesso bisogna capire dove mandarla. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 4 di spade, fante di spade e 10 di bastoni. Ragazzi, sento che qui arriverete ad un certo punto dove non vi resterà altro che, sempre tra virgolette, arrendervi, ok? Arrendervi al fatto che è ora, qui avete un altro 10, di lasciare indietro quella cosa lì. Con la morte potrebbero anche essere attitudini, vizi, abitudini magari alimentari. C'è un 4 di spade al contrario, eh? Qui cercate di capire fino a dove vi condiziona la mente invece fino a dove in realtà, perché il 9 di spade sono i pensieri che arrivano dai problemi del passato, come se ci fosse qualche tipo di pensiero continuo e costante nella vostra testa inerente a qualche cosa che è successo al passato ma che influenza, condiziona il presente ed è quello che dovete guarire. Andiamo a vedere un oracolo e poi un messaggio dell'universo. Quanti? Allora, qui parla di occhiali e vi metto qua vicino il fante di spade perché parla di percezione, di vedere, guardare, osservare. Parla anche di qualcuno che fa stalking o gaslighting. Ve lo metto vicino così lo cercate. Il gaslighting è quando fanno, sarebbe luce di gas. Quando praticamente voi vi ricordate una cosa, siete sicuri che quella cosa è così,
però l'altro vi dice no, guarda che ti stai sbagliando, magari perché lo avete colto in flagrante raccontandovi una bugia, e per non ammettere di aver raccontato una bugia, queste persone vi dicono che siete voi che vi ricordate male, vi girano la frittata fondamentalmente. Poi abbiamo addiction, codipendenza, ossessioni. Sì, qui c'è qualche cosa da lasciare indietro, ragazzi. Possessioni, controllo, blocchi e restringimenti. Sì, è un po' questo 5 di spade, guardate, ve lo metto qua, tra il 5 di spade e il 9 di spade. E la testa, sono questi litigi, questo ego. Wow, e poi abbiamo Asha, che parla anche qui di separazione, di rompere gli schemi. Abbiamo qui la ruota della fortuna, abbandono o trattamento del silenzio. Il trattamento del silenzio è una tecnica di manipolazione, ve la metto qui, cercatela su YouTube, cercate di capire di che cosa si tratta, però fondamentalmente è chi ci ignora. Quando voi fate una domanda a qualcuno e questa persona non vi risponde, quello è il trattamento del silenzio. Scusa, ti sto parlando, e l'altro niente. Ehi, niente. Ecco, quello è il trattamento del silenzio ed è una tecnica di manipolazione. Il modo migliore di reagire a questa tecnica del silenzio è con la pietra grigia. Anche questa è un'altra tecnica, cercatela su YouTube, ma fondamentalmente è un non mi fa né caldo né freddo, resto di pietra, non mi muovo, né mi entusiasmo né mi dispero per questo tuo atteggiamento. E poi abbiamo paradiso, felicità, espansione, gioia, questo ve lo metto qua vicino all'asso di denari. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli. Sono i messaggi dell'universo. Ok, allora creo una mentalità, o meglio, creo momenti durante il giorno che mi ricordino che io stesso sono amore e che i miracoli sono naturali. È un po' come dire che bisogna pensare, bisogna credere che qualche cosa sia possibile perché questo qualche cosa si manifesti, ok? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, insomma. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o abbonarvi. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti sono temi di metafisica esoterica e altre cose che vi spiegano come lavorare con l'energia. Per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso cucito sulla persona, ma si basa sull'andare a lavorare le credenze che limitano l'espansione della propria vita. Però è una parte di tutto quello che invece vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!